I Digimon, la serie che da anni e anni è riconosciuta universalmente come il clone bislacco dei Pokémon, nonostante siano ben altro e molto più fighi. Desinenza infame, guarda cosa hai combinato! Vabbè, sta di fatto che di recente riesce ad arrivare anche qui da noi disgraziati l'ultimo capitolo della serie Digimon Story, Cyber Sleuth appunto, esclusiva PS4 e Vita, a me nessuno importa. E onestamente non mi ero mai avvicinato per un motivo o l'altro alla serie videoludica di mostri digitali, più per effettiva reperibilità dei titoli che per altro. Anche perché di base l'idea del mondo digitale e dell'effettivo contesto virtuale è uno dei temi più fighi in assoluto. Ad ogni modo, gioco di ruolo della Bandai che una mattina si sveglia e dice: facciamo un nuovo gioco di Digimon. Lo fa, impacchetta e vende in tutta serenità. Ciò che ne esce è un gran bel gioco, devo dire. Da profano della serie è stata una totale gioia avvicinarmi al brand con questo capitolo. Ho a dir poco amato tutto di questo gioco. Primo tra tutto lo stile, splendida la via di mezzo tra animazione con quel vago rimando ad Our War Game e modello poligonale con una palette cromatica intensa a completare il tutto. Il gameplay è semplice ed efficace, JRPG a turni con la propria squadra, un massimo di 3 contro 3, classici punti vita, abilità, bla bla bla, si è capito. Diviso in 20 capitoli, la storia si alterna a missioni secondarie, reperibili sia in corso d'opera che dal server dove riposeranno i propri mostriciattoli digitali. Altro grandissimo punto a favore è il sistema di archiviazione di massa dei Digimon, dove all'interno di vere e proprie isole virtuali potranno scoprire oggetti, allenarsi o scoprire case. La trama infatti vedrà il nostro avatar a cavallo tra il mondo reale e quello digitale, poiché è affetto da una sempre meno rara condizione che divide il corpo e la mente di un individuo, cosa che però porterà dei grandi vantaggi allo studio investigativo di cui andrà a far parte, e dunque progredendo nelle investigazioni cui ruota tutto il gioco. L'unica piccola pecca che a lungo andare mi ha dato un sentore di fastidio sono stati giusto i dungeon, piuttosto scialbi in senso avventuroso e che per quanto divisi in più aree non danno mai un'effettiva sensazione di esplorazione e o emozione. C'è da dire che sono piuttosto piattini. Molto carino invece che il mondo reale si rifaccia a luoghi realmente esistenti. Cyber Sleuth, da quanto ho potuto constatare, è un ottimo trampolino di lancio per tutti i novizi del brand, che ha la sua bella varietà di 200 e passa Digimon, tra i più celeberrimi ad altri, che sinceramente nemmeno sapevo esistessero. Ora che ci penso, l'ho passato per un buon 3/4 a far grossi apprezzamenti, sia ai mostriciattoli che ai personaggi, o per la precisione alle controparti femminili. Grazie fanservice. Un ulteriore punto a favore è il grinding, che risulta molto rapido a saperne sfruttare le scorciatoie, davvero molto apprezzabile quando si vogliono ottenere determinati mostri rapidamente. In breve, per poter far digevolvere i determinati Digimon bisogna alzare e abbassare un determinato parametro che può avanzare solamente facendo digevolvere e poi nuovamente tornare allo stadio precedente. Dopo averlo fatto bisognerà continuare a farlo avanzare e retrocedere così che il livello sia consono alla digievoluzione preferita. E spesso e volentieri mi capitava di volermi sparare in bocca. Mentre per ottenere un mostriciattolo bisogna incontrarlo più volte, in modo tale che venga letteralmente scannellizzato al 100% e poi scaricato nel proprio laboratorio. No, non si tratta di pirateria, è così e basta. Per di più approfondisce il Pantheon dei Digimon, che pensa te, chi cazzo lo sapeva che esisteva? Cose che c'è anche qui la mitologia norrena con l'Yggdrasil, ma anche i cavalieri reali che sono super cazzuti e super strafighi e bisogna menarli per farseli amici, perché in Giappone l'amicizia funziona così. Cyber Sleuth ti fa scivolare via una 50 d'ore come nulla fosse. Non contento, ti butta addosso delle boss fight con dei DLC e quando lo finisci per davvero ci rimani male, che dal mondo virtuale non ci se ne vuole più andare. Tanto la cosa che preferirò di tutto il gioco per sempre sarà vedere i piccoli Digimon sbirripiri nascere dalle Digiuova. Che carini.